e guardando sto cielo e nessuno risponde. Ampara amore così come un fuoco dall'anima, goppo viso ti scende nelle lacrime, questi vasi che non avrai mai, ma nascono e potremmo per te. Quanta pena che proprio non sai. Io volesse salire in coppa a questo balcone, sto che non può dormire perché rimanga a soffrire. O cuore mio, zompa fora stupietta, e t'adora, t'aspetta, ti prega, luogo e ghiaccio mi pare sto sguardo che dispietta e passione mi prega. Cara pulisse una stella nuova, sente sto vento trase, chiara lo sogno sarà per popola, dopo sta notte cerasa, chiara una croce, un'aria giardina, chiara una voce, una mandolina, chiara sospira sotto il balcone, chiara una canzone rintanuccata, chiara canto per te stasera. Anni fa composi questa canzone napoletana intitolandola Chiara per lo spettacolo Pasquariello Novecento dedicato al grande cantante napoletano Gennaro Pasquariello, magistralmente interpretato dal tenore Valerio Fiero, dall'attrice e cantante Daniela Fiorentino e dallo stesso regista Paolo Panacore, che per l'occasione vestì anche i panni di Pulcinella, oltre a curarne il testo teatrale con la collaborazione di Luca Silvestri. Sebbene il titolo faccia pensare a qualcosa di chiaro, oggi ci occuperemo di un tipico dolce napoletano natalizio, sì, ma di colore scuro, rivestito com'è di cioccolato fondente, il mostacciolo napoletano. I mustaccioli, dal latino mustaceus, vantano una storia antica. Alcuni affermano derivi dal latino mustum, legato all'uso del mosto, col quale all'epoca venivano preparati, ma che oggi non compare più tra gli ingredienti principali perché è sostituito in parte dal miele. Altri invece pensino derivi da mustax, cioè alloro. Nell'antica Roma infatti si era soliti preparare una focaccia per le nozze, il mustaceum, un dolce avvolto in foglie di alloro. Catone ne parla nel suo trattato De Agricultura, descrivendo appunto un dolce a base di farina, mosto, cumino, anice, grasso e alloro. Da qui il proverbio laureolam in mustace querere. Cercare inutilmente nella focaccia le foglie di alloro, già quelle che si erano bruciate nel forno. I nostri mostaccioli napoletani appaiono per la prima volta nel più grande trattato di cucina rinascimentale, intitolato semplicemente Opera, pubblicato nel 1570 da Bartolomeo Scappi, cuoco segreto di Pio IV e Pio V. Il maestro afferma pure che sono sempre migliori il secondo giorno che il primo e durano un mese nella loro perfezione.
Vincenzo Corrado, nel Cuoco Galante del 1773, ne indica 3 diverse preparazioni. I ricettari ottocenteschi del resto ne offrono numerose variazioni. Un lontano parente del mostacciolo è il Printen tedesco, ma non prevede la glassatura di cioccolato. In Italia, peraltro, quest'ultima compare solo nell'Ottocento. Esistono naturalmente numerose ricette e varianti, solo per citarne alcune: i mustazzola di Ragusa, i murzitti abruzzesi e quelli di Benevento, profumati con il liquore strega. Insieme a roccocò, raffioli, susanielli e agli struffoli, i mostaccioli sono i dolci caratteristici del Natale, adorati dai bambini napoletani. Oggi li preparerò per voi. Siete pronti? Incominciamo! Per i nostri mostaccioli napoletani avremo bisogno dei seguenti ingredienti. C'è sta la stella nuova. 500 g di farina 00 per dolci, 20 g di cacao amaro in polvere, 180 g di farina di mandorle, 10 g di caffè solubile, 50 g di miele millefiori, il succo e la buccia di un'arancia, 50 g di marmellata di arance, 50 g di arancia candita, 10 g di pisto, una bustina di vanillina e 12 g di cremor tartaro o lievito chimico in polvere, 150 g di zucchero di canna, 50 ml di olio extravergine d'oliva e 750 g di cioccolato fondente di copertura. Infine, per un risultato ottimale, vi consiglio le seguenti attrezzature: un zester o grattugia per agrumi, un matterello, un mini pimer con apposito bicchiere, uno spremi agrumi, qualche foglio di carta forno, un set di stampi a forma di rombo, un setaccio per la farina, una pinza grande per alimenti e una griglia metallica per dolci. Innanzitutto, cosa si intende per pisto? Si tratta di un mix di spezie: cannella, pepe, noce moscata, chiodi di garofano e anice stellato. Appositamente creato per questo tipo di dolce. Lo potete trovare nelle drogherie più fornite o ordinare in rete. Altrimenti potete crearlo voi stessi mescolando sapientemente le spezie secondo il vostro gusto. L'aggiunta di marmellata o le scorze di cedro o di arancia candita servono a rafforzare il gusto, ma sono facoltative, così come l'aggiunta del caffè solubile, da evitare se si pensa di destinarli ai nostri bambini. Riguardo la glassatura si possono scegliere 2 metodi. Una volta ridotto il cioccolato di copertura a scaglie o a cubetti, si può sciogliere a bagnomaria, sempre mescolando, evitando però nel modo più assoluto che l'umidità dell'acqua venga a contatto con il cioccolato. In alternativa, e questo è il mio metodo preferito, si può usare il microonde, azionandolo per 1 minuto o 2 alla volta, dando una mescolata ogni tanto, fino al completo scioglimento. Infine, bisogna considerare che i mostaccioli sono a lunga conservazione e forse questa sua caratteristica li rende ancora più speciali, in quanto adatti a essere realizzati e regalati in occasione delle feste natalizie. E adesso vediamo insieme come si preparano. Introduco nel bicchiere da mini pimer la marmellata di arance, il miele, l'arancia candita, la vanillina, il caffè solubile, l'olio extravergine, il succo d'arancia e il pisto. Aziono il mini pimer fino a ottenere una massa compatta e semiliquida. Setaccio la farina insieme al cacao, al cremor tartaro e alla farina di mandorle, formando sulla spianatoia la classica fontana. Al centro metto lo zucchero di canna, la buccia d'arancia e il mix aromatico, poco alla volta. Con l'aiuto di un tarocco comincio a impastare gli ingredienti, fino a ottenere un impasto lavorabile ma consistente, simile a una pasta frolla.
Una volta pronto, faccio riposare l'impasto per una mezz'ora in frigorifero. Con un leggero spolvero di farina stendo l'impasto a uno spessore di circa 1,5 cm. Con l'apposito tagliapasta a forma di rombo, oppure con un semplice coltello, realizzo i mostaccioli, tutti della stessa grandezza, e li dispongo su una placca da forno, un po' distanziati. In forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Devono mantenersi morbidi. A fine cottura li faccio raffreddare per 4 o 5 ore, meglio ancora per una notte intera. Una volta sciolto il cioccolato fondente, si potrà procedere alla glassatura. Dispongo 2 fogli di carta forno, uno su di un vassoio, l'altro sotto la gratella. Immergo i mostaccioli nel cioccolato e li rivolto delicatamente con una pinza da cucina, facendoli scolare sulla gratella qualche minuto, prima di adagiarli sul vassoio. Ripeto questa operazione per tutti gli altri dolcetti e li lascio raffreddare in frigorifero, o ancora meglio, a temperatura ambiente in un luogo fresco, fino a quando non saranno completamente asciutti. I nostri mostaccioli sono pronti per l'assaggio. Cioccolato, spezie, arancia, miele, coinvolti in un felicissimo connubio di aromi e consistenze. La morbidezza del biscotto che si sposa a una croccante glassatura. Cosa c'è di meglio per festeggiare la più dolce delle ricorrenze, il Natale? Questi dolcetti faranno impazzire di gioia i vostri bambini e non solo, morbidi e friabili, o più compatti e tenaci al morso, sono sempre buonissimi e golosi. Si conservano a lungo in una scatola di latta, perfetti per essere regalati ai vostri amici in confezioni eleganti dove prevarrà il rosso e l'oro. A fine pasto porteranno tanta allegria, donando un tocco di napoletanità alla vostra tavola natalizia. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e iscrivetevi al mio canale. Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica.